Buongiorno amici, benvenuti sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele. Oggi vi voglio presentare questa spettacolarità di orchidea che è il Paphiopedilum leanum. Il Paphiopedilum leanum è un ibrido primario tra due Paphiopedilum botanici che sarebbero Paphiopedilum insigne e il Paphiopedilum spigerianum. Entrambi sono orchidee da fresco, da montagna, quindi vivono bene a temperature intermedio-fredde. Mi ha fatto due fiori, a due piantine diverse. È spettacolare come fiore, bellissimo. Ha un po' i tratti di tutti e due, dello spigerianum e dell'insigne, se vedete bene, se li conoscete, li trovate. Il bello di questa pianta è che questa pianta mi è rimasta ferma appena comprata per 2 anni. 2 anni non ha fatto niente. Allora io ho cercato di metterla fuori, ho cercato di metterla al fresco, ho cercato di metterla in vari substrati, ma nulla. Poi dopo 2 anni ha deciso di fiorire e ha deciso di regalarmi questo spettacolo che voi vedete. Vedete, piantine ce ne sono, una qui, da cui nasce questa spina floreale, e ce n'è un'altra là. C'è una terza piantina qui davanti che vedete ma non ha prodotto fiori e è rimasta ferma. Poi un giorno l'ho messa nella fibra di cocco ed è ripartita, quindi diciamo che per far aiutare la pianta mi ha dato un eccellente risultato. L'insigne l'ho messo in inerti, funziona lo stesso come substrato. È bellissimo, è la prima volta che mi capita di avere nella mia collezione, anche se del tutto modesta, due fiori di questa bellezza. I fiori durano tantissimo. Allora, per esperienza volevo dire che, nonostante che questo Paphiopedilum predilige il fresco e si può tenere all'aperto quasi tutto l'anno perché fino a 2 gradi ci sta, diciamo, però nell'ambiente domestico predilige. Quindi nonostante che possa essere una pianta che si può mettere fuori, dentro predilige per il semplice fatto che ha delle condizioni più ottimali, più gestibili. Perché? Perché fuori si passa, purtroppo con le variazioni del tempo che ci sono oramai, qui siamo obbligati a sottostare, si passa da un giorno da 20 gradi a un giorno a 5, un giorno a 15, un giorno a 6, cioè non c'è un equilibrio. La pianta, il Paphiopedilum, ama più un clima equilibrato. Se deve essere fresco, che sia sempre fresco, se deve essere intermedio, che sia sempre intermedio. Invece purtroppo mettendola fuori ho visto che la pianta si è bloccata. Da quando l'ho rimessa dentro, l'ho lasciata stare all'interno, la pianta ha dato il massimo di sé. Quindi predilige più una coltivazione purtroppo domestica, quindi quando uno dice mettiamole fuori, questa in questo caso, nel mio caso, non ha prodotto eccellenti risultati. Dentro, se deve essere 15 gradi, sempre 15 gradi, quando è estate magari arriviamo anche a 30, purtroppo in appartamento arriviamo anche a 30 gradi, la pianta non dà segni di sofferenza, si adatta molto bene a tutto. Diciamo che le specie botaniche da cui nasce poi questo Paphiopedilum leanum sono piante che riescono a stare bene veramente a condizioni anche estreme, vivono in montagna, vivono in posti dove c'è parecchia umidità, quindi il terreno non deve mai asciugare completamente. È una pianta eccezionale, come ibrido dovrebbe essere addirittura più resistente delle botaniche, però anche con le botaniche non ha avuto grossi problemi. L'importante è, una volta posizionata sul posto giusto, Paphiopedilum ha questa suo strano comportamento, cioè una volta posizionato su un posto che gli piace, se riuscite a non toccarlo, fa miracoli. Eccolo qua, questo è il video di oggi, bellissimo, soddisfattissimo. Tante volte vedete che nascono dei fiori da delle piantine talmente piccole che uno dice come fa a nascere, no? Tante volte la natura ci sorprende. E ci sorprende anche per il fatto che uno dice 2 anni non mi fiorisce, chissà perché. Tante volte sui gruppi di Facebook è la domanda: non mi fiorisce, che posso fare?
Beh, state tranquilli perché è stato detto, ed è vero, ve lo testimonio io oggi, che se non fiorisce per 2 anni poi vi raddoppia la fioritura, se non fiorisce per 3 anni e poi ve la triplica, è bellissima. Bene, l'ho condivisa con voi, era appena aperto il secondo fiore, ci mette tanto fiore per aprirsi, diciamo che questo video ho aspettato un mese per farlo perché per quando comincia a aprire il petalo sopra, per quando si apre completamente, diciamo, era un video programmato da un mese a questa parte, ma per quando si sono aperti tutti e due. Eccolo qua, questo è per voi, compratelo se avete modo perché è facile da coltivare e facile da gestire in casa. A presto, grazie di avermi seguito nel video di oggi, alla prossima.